Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Vi presento il libro Ricordati di Bach di Alice Cappagli, pubblicato da Einaudi nel 2020 ed è anche presente su Audible. Vi ricordo che questo è un invito alla lettura dove cercherò di incuriosire e non racconterò la trama perché toglie, a mio avviso, qualsiasi voglia di leggere un libro. Già dal titolo e dalla copertina, dove vediamo raffigurata una fanciulla che scrive delle note con accanto un violoncello e un pianoforte, siamo certi dell'argomento che verrà trattato nel libro, la musica. Titolo e copertina sono chiari e non lasciano dubbi. Ma se avessi ancora dei dubbi, leggendo la quarta di copertina, quindi la sinossi, ovvero un'esposizione sintetica del contenuto del libro e la breve nota biografica dell'autore, tutto dovrebbe essere chiaro. Vi leggo entrambe. Esistono passioni così potenti da cambiarti la vita, da rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per Cecilia, la musica è esattamente questo, un modo di vivere, il solo che conosce. Fai finta di dover parlare di tutto quello che è finito in un abisso, le dice il suo maestro, della gioia e del pianto, della vita e della morte. Fai finta di dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per essere descritto. Rimane Bach. Tolto tutto, rimane solo lui, la lisca del tempo. Ma il tempo, che cos'è? Cecilia ha 8 anni quando un incidente d'auto le lede per sempre il nervo della mano sinistra e si mette in testa di imparare a suonare il violoncello. E ne ha 19 quando tenta i primi concorsi. In mezzo, 10 anni di duro lavoro con Smotlach, un maestro diverso da tutti gli altri, carismatico, burbero, spregiudicato, per arrivare a scoprire qual è il senso di ogni sfida e della sua stessa vita. Questa storia è la mia storia, Cecilia sono io. Il cenno biografico sull'autrice: Alice Cappagli è livornese e ha suonato per tutta la vita il violoncello nell'orchestra del Teatro alla Scala. Per Einaudi ha pubblicato Niente caffè per Spinoza, 2019. Mi sono soffermata sul tema del libro perché mi è capitato di leggere una recensione che metteva in evidenza questa criticità, cioè è un libro che parla troppo di musica. Ma dalle premesse era chiaro ed è chiaro che il filo conduttore di questo racconto è la musica. E ancora in questa recensione si rimproverava l'autrice di non aver invece approfondito il rapporto con la madre, ma secondo me è evidente che non era possibile, perché non avevano un rapporto. Ma veniamo al libro. Confesso di averlo cominciato a leggere molto prevenuta, perché spesso chi parla di musica lo fa con toni a mio avviso molto pesanti e forse ancora peggio, in modo molto autocelebrativo. Ma già il tono e il colore di questo racconto ci viene dato nella descrizione dell'incontro di Cecilia con la musica, ovvero con il violoncello. Il momento in cui Cecilia nacque alla musica. Se per D'Annunzio il suo ricordo ci porta giovanissimo all'interno di una chiesa a Bologna, mentre veniva eseguito un mottetto di Palestrina e la narrazione è quella di un evento grandioso, assordante, per Cecilia non è così. Il suo nacque alla musica avviene quando trova il violoncello del nonno che è smontato, come dice lei, in decomposizione. Mi sono trovata a leggere un libro piacevolissimo che scorre, scritto molto bene e disseminato di una sottile ironia che vi sorprenderà. Quell'ironia efficace, di poche parole, ma che ne racchiudono 100. Quell'autoironia che è fondamentale per reagire alle difficoltà della vita.
Insieme a Cecilia viviamo il brutto incidente che le rovina la mano e che trova nello studio del violoncello la sua rinascita e il superamento di questo tragico avvenimento, o il modo di convivere con questa realtà. Saranno 10 anni di un bruco, un po' abbozzato anche, sul quale nessuno avrebbe scommesso, che diventa una bellissima farfalla, che vola e riesce a volare molto in alto. Cecilia deve lottare su tanti fronti, superare il trauma, quindi la perdita della sua immortalità, il rendersi conto di quanto il nostro corpo può essere fragile, la lotta costante contro un corpo che fa male, quindi il dolore fisico, cercare di recuperare la funzionalità di un arto, recupero che dovrà essere ottimo perché parte fondamentale della carriera da lei scelta. E poi ci sono le lotte quotidiane di tutti i giovani musicisti, la difficoltà di studiare uno strumento che, come molti strumenti, è ingrato o diciamo misero nella produzione di un bel suono. Ci vuole tanto studio per creare un bel suono. Inizialmente è poco gratificante. Poi coordinare o direi sopravvivere allo studio delle varie materie del conservatorio con la scuola dell'obbligo. È ancora più difficile trovare il sostegno della famiglia, che nel caso di Cecilia è dietro ad un doppio muro, quello dell'incredulità di poter recuperare la funzionalità della mano e poi il secondo muro, fare il musicista in Italia. Sfiducia che nasce dalla bassa considerazione del musicista nella nostra società e proprio del ruolo della cultura. I genitori ancora oggi, a meno che non siano anche loro musicisti, sono in generale terrorizzati da un figlio che vuole fare questo lavoro, per le poche possibilità di realizzazione che potrebbe offrire. Visto che all'inizio ho parlato dell'aspetto musicale di questa narrazione, mi permetto di darvi un consiglio per come gestire tutti i riferimenti musicali. Se non siete musicisti, potete ignorarli senza problemi, anche se i riferimenti, a mio avviso, sono facilmente intuibili, anche perché ho fatto leggere il libro anche a dei non musicisti. Poi, se non sapete che cosa è il capotasto, non succede nulla. Ma se siete delle persone curiose, basta cercare su YouTube. Così, stessa situazione per i brani musicali. Sì, troviamo molti riferimenti a composizioni per violoncello, un vero viaggio musicale che potete decidere di intraprendere o ignorare. Ma se siete curiosi e non volete perdere questa occasione di immergervi in un repertorio che, confesso, sconosciuto in parte anche a me, allora vi consiglio, quando trovate un riferimento ad un brano, finite il capitolo e poi ascoltatelo. Su YouTube c'è tutto. La lettura di questo libro non è una gara di velocità, ma un'esperienza musicale che, a mio avviso, va abbracciata. Così, dopo aver ascoltato brani di Saint-Saëns, Benedetto Marcello, Breval, Leo, Boccherini, solo per citarne alcuni, vi stupirete nell'aver capito, dopo aver ascoltato il concerto di Honegger e quello di Lalo, perché il maestro Smotlach farà portare a Cecilia il concerto di Honegger al suo diploma. E sono sicura che capirete la differenza. Sicuramente consiglierò ai miei allievi che studiano musica questo libro, perché mi capita abbastanza spesso di vedere alcuni ragazzi persi o scoraggiati per un problema di salute o dissidi con il proprio insegnante o con la famiglia. Di solito inizio con l'esempio abbastanza forte del pianista Wittgenstein, il quale perse il braccio destro durante la Prima Guerra Mondiale, ma continuò la sua attività di musicista
commissionando a dei compositori brani per la sola mano sinistra. Per esempio ricordiamo il concerto per pianoforte per la mano sinistra scritto da Maurice Ravel, ma molti altri compositori scrissero per lui. Certo, mi rendo conto che è un esempio forte e in alcuni casi è un esempio lontano per dei giovani di adesso. Faccio però anche altri esempi di musicisti o ballerini che hanno lavorato su quello che era un limite fisico, che magari aveva generato il famoso giudizio che lascia la speranza della ghigliottina. Non sarai mai, non diventerai mai. Bisogna conoscere il proprio limite o difetto così bene e impararlo a gestire in modo da farlo diventare un punto di forza. Poi bisogna reagire alle difficoltà perché è pane quotidiano per tutti e forse soprattutto per i musicisti. Purtroppo è raro incontrare un insegnante che creda nell'effetto Pigmalione. Ci sono tantissimi spunti di riflessione e rischio che questo invito alla lettura duri qualche ora. Però ho trovato anche interessante l'idea di far studiare una persona per suonare in orchestra, perché quando studiavo io tutti i corsi puntavano a sfornare solisti e qualcosa di meno non era contemplato. Ovviamente in un clima del genere le amicizie non erano contemplate. Poi leggendo il libro capirete questo mio riferimento. Vi consiglio di rileggere il volume dopo un po' di tempo per cogliere le molteplici sfumature, perché ogni frase offre riflessioni, come l'evoluzione di tutti i personaggi che negli anni si modificheranno, mostrando sfaccettature complesse e anche inaspettate, ma non voglio dire altro. Personaggi che parlano poco, ma non serve, come per esempio l'approvazione del padre di Cecilia che è rappresentata dalla porta dello studio. Quando Cecilia ascolta i dischi incisi da grandi violoncellisti, la porta è aperta. Ma quella porta si chiuderà o rimarrà chiusa per molti anni quando Cecilia suona, ma quando diventerà brava la porta si aprirà o rimarrà aperta. Prima di salutarvi voglio ricordarvi che questo libro è un romanzo e c'è un colpo di scena che vi lascerà senza parole. Io sono rimasta distrutta, però tanti complimenti ad Alice Cappagli per questo suo lavoro e vi lascio con questa frase riferita alle suite di Bach. Aver scelto uno strumento ad arco, solo, nudo e crudo, per costruirci un velo in cui incartare l'universo. Se avete letto questo libro mi farebbe molto piacere sapere che cosa ne pensate. Spero che questo consiglio di lettura sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!